nelle puntate precedenti. Sta succedendo qualcosa. L'autobus si è fermato in mezzo alla strada. Stiamo sperimentando per la prima volta i famosi blocchi stradali che ci sono in Bolivia. Nos vamos a Potosí. Sì. Da acá, sì? No, ma lejos es. Poi si dice chi sono i supereroi, guarda qua queste signore. Che stanno arrivando tutti quanti. Carichiamo e andiamo. Arrivati a Potosí. Comunque i prezzi salgono invece di scendere. Siamo passati a 26 euro. Si sta mettendo davvero male oggi. Trovato, ragazzi. La cosa più importante chiaramente è il letto. E il letto è buono. Sì. Tutto il resto da incubo. Nel 1545 trovano nella montagna qui dietro una miniera d'argento. La montagna da cui veniva estratto l'argento, ragazzi, si vede direttamente dal centro ed è proprio lì. Si chiama Cerro Rico, però chiaramente non erano gli spagnoli a lavorare all'interno delle miniere, ma le persone del posto che lavoravano in condizioni terribili. Buongiorno ragazzi da Potosí, qua ci stiamo procurando una mini colazione stamattina con una saltegna. Siamo scesi dal nostro hotel e qua nella piazza ci sono tutti questi banchetti che le vendono appena sforrate, belle fresche. Questa è la saltegna originale. L'altra volta abbiamo provato quella alla pizza, che comunque di tutto rispetto, devo dire, è very very good. Ma che bello dietro anche, guarda che bello. La chiesa qua dietro è molto bella. Oggi sole splendido, un cielo azzurrissimo stamattina. Apertura della saltegna in diretta. Sono tutti qua, quindi vuol dire che è buona. Ah, verdurine ci sono dentro. Un sacco di verdura, ma da prometto che c'è il pollo anche da qualche parte, però non lo vedo. Com'è? Dolce. È dolce. Dolcissimo. Bene, ma non benissimo. È molto dolce, vero Angela? Buonissima, è dolcissima. Cioè sembra ci sia lo zucchero dentro, impressionante. Poi non te lo aspetti perché vedi tutte le verdure poi a denti zuccherata. Strano. Per compensare la dolcezza di quello che abbiamo appena mangiato siamo venuti a berci una tazzona di caffè nero. Amaro. Amarissimo. Siamo nella parte sopra del mercato centrale. Tutta questa parte ci sono questi banchetti, però la maggior parte sono ancora chiusi a quest'ora. Guarda chi arriva. Ci siamo fatti una bella nottata di sonno con le 3 coperte che hanno aiutato a non sentire freddo stanotte, anche se sono andata a letto anche con la felpa, quindi sono stata bella al calduccio. Comunque stamattina abbiamo deciso di esplorare un'altra zona di Potosí, una città che devo dire ci ha stupito già da ieri quando siamo arrivati, perché è molto molto bella. Mi sbilancerò nel dire che è la città più bella che abbiamo visto finora in Bolivia e ci sono tantissimi scorci come questo qui alle mie spalle, con chiese e monumenti in tutto il centro storico. Siamo saliti un po' rispetto al centro e qua c'è questa piazza dedicata proprio ai minatori. C'è questa statua, in realtà a 2 livelli, la parte sotto dove c'è questa signora che sta spaccando le pietre qui davanti con il martelletto. Qui sotto hanno ricreato una specie di grotta e dentro c'è il carrello anzi, utilizzato all'interno delle miniere. Invece qui sopra c'è proprio la statua del minatore che imbraccia anche un fucile. Le miniere hanno segnato proprio tutta la storia di questa città, dal suo passato più glorioso, di cui abbiamo parlato anche nel video precedente, quando gli spagnoli hanno scoperto qui la più grande miniera d'argento del mondo, fino poi alla decadenza e al suo presente. Ci siamo infilati adesso su un autobus per salire nella parte più alta della città, perché comunque i 4000 metri si fanno sentire. Ecco lì un Paolo, un po' stordito. Con l'autobus, ragazzi, siamo arrivati proprio ai piedi del Cerro Rico, che è questa montagna dove ancora oggi ci sono diverse miniere. Qua siamo all'ingresso di una delle miniere, anno 2001, è stata aperta quindi da 25 anni e qui, ragazzi, appunto c'è un sacco di movimento, ci sono un sacco di camion che passano, tirano su un fumo incredibile e sono ancora attive. Si cerca ancora l'argento, ma in realtà non si trova, quindi si estrae soprattutto stagno. Il cartello all'ingresso dice che siamo a 4160 metri, mentre il Cerro Rico là sopra arriva a 4700 metri. Da questo lato poi c'è un altro monumento ai minatori, dove un minatore addirittura è stato rappresentato come crocifisso, cioè c'è una croce
e lui davanti con le braccia tese. Da qualche anno addirittura all'interno delle miniere si possono fare dei tour, cioè è tutto organizzato dal punto di vista turistico, si può entrare, fare un giro, insomma ti fanno un po' vedere qual è la vita all'interno della miniera. Ma ragazzi, sinceramente, anche dopo quello che abbiamo detto alla fine dell'ultimo video, l'idea di entrare in un posto dove ancora oggi le condizioni di lavoro sono pessime, l'aspettativa di vita è di 40 anni, ci sono incidenti, morti, ci sembra tutto fuorché un posto dove venire a fare turismo. Questa cosa sinceramente ci sembra totalmente fuori luogo. Vuole fare perché vuole farci la foto? Facciamo una foto. Non abbiamo ben capito perché, ma un signore che lavora nella miniera ci ha detto hello e ci ha fatto la foto, ci ha messo in pose e ci ha fatto la foto. Non lo so. Torniamo in centro sempre con l'autobus, questo è l'autobus, niente male, ma bellissimo anche il posto in cui sono seduto io, che in realtà è un sedile ma non c'è lo spazio per i piedi da questo lato perché è tutto chiuso, quindi devo stare così. Però comunque è bello comodo e bello caldo soprattutto. I passaggi in autobus costano 3 bolivianos, che sono 30 centesimi di euro, si paga direttamente l'autista che riesce a fare due cose contemporaneamente, è incredibile, e ha tutti i soldi lì in quel piccolo cassettino. Ecco qua infatti il signore, lui intanto guida e riesce a dare il resto in diretta. Tornati in centro ragazzi, qua c'è una festa, tutti vestiti questo giallo e bianco e la banda. Abbiamo recuperato tutto quanto e siamo pronti per andare ragazzi. Lasciamo il nostro alloggiamento Don Rene, che in effetti come abbiamo detto è abbastanza costoso, soprattutto per la qualità dentro ragazzi. È stato un'esperienza, anche questa, diciamola così. Però cambiamo, andiamo oltre. Questo è il vecchio terminal, l'ex terminal che però è ancora funzionante, e qua partono gli autobus e anche i van per Uyuni ragazzi, per Uyuni. Ci sono un sacco di partenze per Uyuni, sembra che siano tutti questi che vanno lì, solo che i prezzi sono un po' più cari rispetto al solito perché stiamo trovando sui 60-70 per un viaggio di 4 ore, quando in genere dovrebbe essere 40, massimo 50, quindi è un pochino più caro perché è la destinazione più popolare di tutta la Bolivia. Ecco qui l'autobus, abbiamo i posti qui davanti, quindi adesso lasciamo lo zaino e saliamo. Prima di salire sull'autobus c'è la signora che ti chiede i soldi per l'uso del terminal, è un boliviano, scriviamo 10 centesimi. Stiamo partendo, Paolo è riuscito anche a recuperare un caffè, non so come, dove sia corso da tutte le parti. Sono corso come un pazzo a cercare il caffè calientito. Grande acquisto questo, lo so che l'ho già detto, però devo dire che funziona. Adesso il viaggio dura 4 ore. Che paesaggio ragazzi, c'è una specie di canyon qui davanti a noi. Bizzarro nome questo paesino, si chiama Porco. Bienvenidos a Porco. Paesaggi assurdi ragazzi, da quando abbiamo lasciato la città, mamma mia, è tutto incredibile, è cambiato completamente tutto rispetto all'altra parte della Bolivia che abbiamo visto fino ad ora. Wow ragazzi, allora se ti dicessero come deve essere un posto nel deserto, è esattamente una città nel deserto, arrivando qua non c'era nulla fino all'ultimo momento, proprio vedevi la pianura, anzi il deserto di sale attorno. E insomma siamo arrivati a Uyuni, tutto polverosissimo, passano le macchine e tirano su di tutto. Qua si mangia nella piazzetta, la signora fa la solita carne tutta bella fritta, si sta festeggiando qualcosa, ci sono addirittura i colori della bandiera italiana, però è sempre una questione politica. E qua c'è
il candidato sindaco. Abbiamo trovato dove mangiare, dobbiamo condividere il tavolo perché è tutto pieno, quindi siamo noi tutti insieme, la signora e la chef. Si è svuotato e quindi la signora ci ha spostato al tavolo qua da soli, accanto a queste bellissime frange colorate. Il pane a tavola. Guarda qua il pane da pucciare nella zuppa, questa che si chiama sopa dei manì, cioè quindi in teoria zuppa di arachidi. E devo dire che è molto molto buona, è bella cremosa con tutte le verdure. Una bella milanesa de pollo, ragazzi, anche il pollo al sugo di Angela, bello rojo. Abbiamo preso uno e uno dei piatti che c'erano in pratica nel menù. Ragazzi, tutto potevo aspettarvi tranne che Uyuni, il posto più turistico di tutta la Bolivia, uno dei più turistici di tutto il Sud America, proprio il paesino da cui si parte per visitare il grande, immenso, famosissimo Salar de Uyuni. Non mi potevo aspettare che la cittadina fosse così, tipo semi abbandonata, polverosissima e molto anche locale, perché nella zona del mercato è bella, ci piace comunque. Molto, sì, inaspettatamente non ci aspettavamo così, però siamo contenti. Dovremmo quasi esserci al posto che abbiamo prenotato per queste notti qui. Ne siamo sconvolti. Senti come ribomba. Oh! 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 Ah, il cane risponde. Le indicazioni ci portano qua. Rossi Medical, non c'è scritto da nessuna parte che c'è un ostello, ma c'è un cane qui alla porta. Hola! Potrebbe essere questo. Hola! Hola! Non risponde nessuno, ragazzi. Hola! Buenas! Hola. Ah, hola. ¿Está acá la pensión? ¿El hostal? Ah, sí. Ah, ok. El baño dice que es allá. ¿Es acá? No, está en... Allá está. Ok. Vamos. Ok, vámonos. Il signore ha detto che è giusto, il posto giusto, questa è la nostra stanza. Bella, tranquilla. Stanza gigantesca, questo posto ragazzi ha 9,5 come valutazioni. Ora magari capiremo il perché tra un po'. Per ora è una mega stanzona verde. Mañana a la 1, ahí están 3 agencias. Ok, Alica, Ayika. Es en el les Salar. dejan el salar, Perfecto. después de allá alguien les protege. Ok. Perfetto, Muchas gracias. ¿Qué país es usted? Italia. Ah, Sì, Italia. mucha espagueti. Spaghetti, sì. Grazie. Siamo usciti ragazzi di nuovo perché chiaramente è iniziata la missione Salar de Uyuni e lo vogliamo fare chiaramente nel modo migliore. Infatti stiamo chiedendo in giro ai signor che ci danno un po' di notizie. Un signore ci ha detto di andare a Ica, che però è un paesino a tipo 6 ore da qua, che è proprio in mezzo al deserto. Adesso vediamo, prendiamo le varie informazioni e poi decidiamo cosa fare. Gracias. Allora ragazzi, nell'ultima ora siamo stati in 15-20 agenzie di tour per chiedere informazioni, capire, non capire. Adesso stiamo passando in mezzo al mercato che qua è bello vivo. E insomma ragazzi, allora, ci siamo anche divisi. Uno andava in una, uno andava nell'altra, poi confrontavamo le informazioni, cercavamo di non perderci. Come sapete io perdo sempre Paolo, figurati se non lo perdo quando ci dividiamo. Ecco, infatti ci stiamo per perdere. Anche perché ci saranno non so quante agenzie, una cinquantina di agenzie. E quindi poi vai a capire se tutti fanno la stessa cosa cambia, qual è la differenza, cosa ti dà di più. I prezzi ovviamente. I prezzi ovviamente, sì. E quindi diciamo che è stato un lavoro di ricerca questo, e che però è iniziato già un po' di tempo fa in realtà. Ci vuole una premessa ragazzi, come ben sapete non apprezziamo particolarmente i tour.
cioè preferiamo quando possiamo andare a vedere le cose con le nostre gambe, con i nostri piedi, con tutto diciamo in autonomia. Diciamo, il più possibile. Però qua c'è un però che bisogna comunque analizzare. Stiamo parlando del deserto di sale più grande del mondo, 10.000 km quadrati, una roba incredibile, unica al mondo, ragazzi. Siamo in un posto incredibile. Io faccio anche fatica a realizzarlo, no? Sì, è vero. E tu dici, cavolo, ho sentito parlare del Salar de Uyuni nella mia vita 1 miliardo di volte. Sì, è ho vero. visto miliardi di foto, conosco tante persone che ci sono state, e in effetti anche queste persone ci sono state, poi alla fine hanno confermato che è un po' difficile farlo in modo autonomo se non hai chiaramente un mezzo 4x4, però anche devi avere un 4x4. bello orientamento, perché comunque essendo così Vabbè. grande non è che ci sono strade, quindi devi sapere dove stai andando. Poi adesso è la stagione, diciamo la temporata bassa, quindi è bassa stagione, e quindi alcune zone sono allagate, non si può andare, quindi devi essere molto ben informato, Allora, preparato. Noi in realtà avevamo in mente di farlo per i fatti nostri in un modo, però ci siamo resi conto che facendolo da soli avremmo visto, Hello! avremmo visto forse un decimo, un Ma ventesimo neanche, forse. di quello che avremmo potuto vedere. E allora alla fine ci siamo cascati, appunto ci siamo informati, abbiamo chiesto informazioni. Il tour è molto bello, ragazzi, nessuna anticipazione perché poi nel video ci saranno robe strepitose. Domani il tempo è fantastico, quindi in questi giorni andiamo a nozze con il tempo, dato ci sono tutti quanti. E quindi sì, abbiamo deciso, abbiamo trovato l'agenzia che aveva il prezzo giusto, il tour che ci interessava e ci piaceva, e quindi niente, ci siamo segnati, abbiamo pagato. Domani si parte alle 10:30. Oh. Qui con della gran calma, devo dire, si parte. Con gran calma. Adesso ragazzi è abbastanza tardi, il sole sta scendendo, stiamo passando proprio in mezzo al mercato che pensavo fosse piccolo, ma in realtà incredibile. tutti i mercati in Bolivia sono enormi. Entri in un mondo a parte in pratica, che non finisce mai, cioè ti infili, sai quando entri ma non sai quando esci da un mercato. Ma in realtà in questo momento noi ragazzi stiamo andando verso una zona del deserto che è comunque abbastanza vicino alla cittadina di Uyuni. Si può arrivare a piedi, quindi ci facciamo questa scarpinata stasera perché comunque ci sta. Siamo stati seduti sull'autobus 4 ore abbondanti. Quindi possiamo camminare. Ma posso dire una cosa? Siamo dell'autobus? gasati poi, Sì, ragazzi. esatto. Del viaggio in autobus a venire qua, ma che paesaggio c'era? Porca miseria. Una roba che non avevamo mai visto. Cioè, secondo me in tutto il Sud America sì, un paesaggio del genere. Siamo proprio entrati in una zona, diciamo, naturale, completamente diversa. Sì. Perché adesso siamo a ridosso dei confini con Cile, Argentina, sud della Bolivia. Hanno questa caratteristica di essere molto desertica, è una zona molto desertica, con tutte delle cose particolari, con lagune, con deserti. E quindi ragazzi sta cambiando totalmente il viaggio da qui in poi. Tanto qua c'è una banda che sta suonando da qualche parte. Ragazzi, qua è sempre per il sindaco che si suona, è sempre per il sindaco. Tra l'altro colore verde, quindi probabilmente il sindaco leghista. Immagino. Qua sono i verdi della Padania. Devo dire, ma è sentitissima questa cosa delle elezioni dei sindaci. Ma fin troppo, ma basta. Regalano cibo, ci sono le bande, i cortei, le cose. Ti immagini da noi che tu devi votare il sindaco e ti fa È sempre il banchetto, il sindaco di Verdello. Poi tra l'altro danno sempre da mangiare perché Sì. sono furbi, sono veramente Sanno furbi. come si prendono i voti. E quindi ogni tanto in questi banchetti è successo anche appena siamo entrati in Copacabana. a Copacabana c'era il banchetto del sindaco e la gente che mangiava a gratis pollo, patate, insomma qua ci stanno seguendo, li sento sempre più vicini. C'è presenza che incombe. Siamo usciti adesso dal centro e infatti eccole qua, le strade diventano completamente sterrate. Guarda cosa tirano su. Qua se vuoi tenere la macchina bella pulita mi sa che puoi desistere subito. Sì, è impossibile, direi. È totalmente impossibile. E quindi adesso ragazzi noi stiamo andando verso il cimitero dei treni, ragazzi, che si trova a 1 chilometro da quel lato. Io adoro questo tempo qua, ragazzi, quello proprio secco, però un azzurro incredibile, ma è talmente secco che mi secca anche la gola, cioè a tratti mi si appiccica qualcosa all'interno della gola e mi diventa la voce così e devo bere qualcosa. Cioè è incredibile questa roba qua. Però cioè, questi colori qui poi
non hanno prezzo perché sono incredibili. Stiamo camminando adesso sui binari che sono qui abbandonati, in realtà non passano i treni ormai, quindi si può tranquillamente camminare e da questo lato si vede il cimitero dei treni. Sono in pratica diversi treni, vagoni, locomotive abbandonate qua proprio sulla strada. Noi dobbiamo arrivare lì dove ci sono le bandiere. Purtroppo qua attorno è tutto sporchissimo, C'è un sacco di immondizia. pieno zeppo. Tantissimo, sì, sacchetti di plastica un po' dappertutto. Credo che sia anche dovuto al fatto che è tutto piattissimo e c'è molto vento, quindi sposta tantissimo tutta l'immondizia qua attorno che si poi va a incastrare nei vari cespugli di questo paesaggio che è super arido. Uyuni in passato era uno snodo ferroviario molto importante per tutto il paese perché permetteva di trasportare i minerali dalle miniere interne fino, pensate, alla costa del Cile, quindi un viaggio molto lungo facevano questi treni. Poi col passare del tempo la cosa è stata un po' superata e si utilizza maggiormente il trasporto via strada, infatti abbiamo visto tantissimi camion e quindi è stata molte stazioni sono state proprio abbandonate e ci sono quindi sparsi in diverse zone del paese questi veri e propri cimiteri di treni che sono rimasti qui abbandonati. Guarda qua ragazzi cosa abbiamo davanti, ci sono tutti i vagoni merci da questo lato, tutti girati, tutti distrutti, tutti ribaltati. Questo addirittura è completamente ribaltato con le ruote all'insù. Poi sono tutti arrugginiti comunque perché qui il clima, oltre ad essere molto secco, ci sono dei venti forti, la sabbia, il sale, quindi corrode molto facilmente tutto il materiale. Di qua ce ne sono altri, ma è un posto che è un po' inquietante, devo dire, da È vedere. veramente inquietante. Qua c'è un vagone, questo sembra addirittura un vagone passeggeri che poi nel tempo è stato tutto disegnato, e vediamo se cosa si vede dentro. E niente, è tutto È rimasto lo scheletro in smembrato. pratica. Soltanto lo scheletro. Da quel lato invece ci sono delle cisterne, anche queste tutte buttate. Ma cioè, come finiscono qua Li così? lasciano qua e poi ci pensa tutta la natura, credo. Guarda Le qua! persone che vengono qua a disegnarci sopra. Comunque era da tanto che non facevamo un po' di urbex. Sì, entrare vero! in un posto abbandonato, ma che roba. Guarda qua! Ma più che altro è che siamo davvero in mezzo al nulla. Cioè il paesino è lì, ma un paesino minuscolo, quello di Uyuni. E poi di là c'è proprio il niente. C'è la pianura piatta là dietro e le montagne. E siamo comunque a 3700 metri, Ecco, 1650. c'è un piccolo Perché dettaglio. siamo scesi leggermente rispetto a Potosí, perché Potosí era 4000, qua siamo a 3650, però rimaniamo comunque molto in alto, quindi fa ancora più impressione pensare a una piana a queste altitudini. Qua c'è tutto un intero convoglio, questa è la locomotiva, credo sia una locomotiva a vapore, perché c'è il camino lì dietro. Guarda qua. Guarda qua. Questa mi sa che è tipo la caldaia dove buttavano dentro il carbone, no? Eccomi. Madonna, arrampicata qua. Sì. Gesto atletico. Qua. Attento. Qua si buttava tutto il carbone all'interno. Wow. Ma è stupenda sta cosa. Posso dire che è un po'... rimasto, cioè è incredibile quello che è rimasto qua. Tutto questo scheletro d'acciaio che è rimasto in mezzo a questo paesaggio. Va che roba questa parte del cimitero. Ha soltanto locomotive. Adesso Angela si sta anche infilando, vuole entrare dentro la locomotiva. Incredibile come siano in pratica sprofondate, o in realtà come la natura si sia impossessata di quasi la metà di queste enormi ruote di ferro. Qua. Dove stai andando? Guarda. Che rob'è? Una struttura circolare stranissima. Dentro si sentono anche degli uccelli che cinguettano, quindi mi sa che hanno fatto il nido qua dentro. È un luogo simbolo questo qua ragazzi, di tutto il Salar de Uyuni, quindi ci sono anche le altalene. Questo è bellissimo,
Che idea. Ecco, tra i motori. Che roba. Ci sono anche le bandiere. Uyuni era anche conosciuta come il porto secco perché non essendoci il mare c'era comunque un gran giro di trasporti, quindi era fondamentale per i trasporti delle merci. E qui c'è un elenco delle 18 locomotive a vapore che si trovano qui in questo momento. Hanno fatto appunto l'elenco, sono stati a cercare tutti i dati, c'è la marca, cioè l'azienda che ha prodotto queste locomotive, l'anno di produzione, quindi vedete 1906, quella più vecchia, poi 1925, 27, 35. L'abbandono di questa zona è avvenuto nel 1959, quindi dopo quel momento si è chiusa praticamente il trasporto su rete ferroviaria in questa zona e hanno abbandonato qua appunto queste locomotive che sono state prodotte principalmente in Inghilterra e in Germania. Qui c'è ancora la scaletta in acciaio, in metallo, per poter salire al piano sopra. Lo sto conquistando, ragazzi, da pendolare a capotreno. Guarda qua che roba. Più o meno, diciamo, se vogliamo dirla così. No, in realtà anche qua mi sa che si buttava dentro il carbone. Infatti c'è il buco dove si buttava dentro il carbone. Da questo lato si vede tutto il resto della locomotiva. Da lì sicuramente usciva fuori il fumo. Adesso quasi quasi io faccio un passaggino qua sopra e vado a vedere un po' che cosa c'è di là. Ecco, piano piano. Eccolo qua. Ciuf ciuf. Dov'è Angela? È inglese questa, c'è proprio scritto. È inglese? Sì, questa sì. Aspetta Angela, che adesso devo cercare di scendere da qua. Tornati al paese, ragazzi, abbiamo fatto una piccola cenetta, abbiamo preso qualcosa per domani, l'acqua, banane, eccetera eccetera, degli snack. Ecco qua sono al buio completo. Questo è il paesino la sera, non cambia molto rispetto al giorno, molto molto tranquillo. Adesso torniamo all'hotel, dobbiamo ancora pagare tra l'altro e non ci hanno dato neanche la chiave della stanza, fai tu. Abbiamo dovuto usare un nostro lucchetto che non abbiamo mai usato da quando siamo in viaggio, ma l'abbiamo usato per chiudere la porta della camera, quindi insomma chiusura un po' così. Si è rivelato utile alla fine questo lucchetto che abbiamo da non so quanti anni Adesso lì nello zaino. Quindi torniamo, paghiamo perché non abbiamo ancora visto il proprietario, perché ci ha aperto il signore lì che era un signore random, e una bella doccia e domani siamo pronti. È il momento della doccia, ragazzi. C'è questo cagnolino che fa da guardia dappertutto, anche alla doccia, che è questa qua. Mazza mia. È abbastanza terribile, non vi racconto l'odore. Ecco, questo è il bagno. E questa è la doccia. Chiudiamo. Eccola lì, è quella elettrica con tutti i fili a vista. Adesso giro un po', dovrebbe cominciare a scaldare. Oh, no. La doccia è appena saltata. Porca miseria. Non va l'acqua. Niente acqua quindi, ragazzi, e niente doccia fino a domani mattina. Ci ha detto il ragazzo che non ci sarà fino a domani, quindi niente, aspettiamo. Comunque poi il tour parte sul tardi, quindi abbiamo anche il tempo addirittura per lavarci. Ma poi tu dici, che mi lavo a fare? Tanto vado a sudare, cioè, giusto? Non è così che funziona, no? Più o meno. Di solito. Diciamo che più o meno sarebbe carino comunque farsi una doccia. La sera forse era meglio, però vabbè. Insomma, ragazzi, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Sicuramente il prossimo video sarà lo spettacolo Aspetta, puro. mi stai schiacciando le Scusa, gambe. aspetta, ok? Quindi, ragazzi, noi ci salutiamo, qua siamo pronti, siamo veramente cottissimi. Sì, esatto, bella giornata, bella impegnativa anche oggi. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella, lasciateci un like, un commento e anche un bel like, già che ci siamo. E se volete iscrivetevi a Patreon, la nostra famigliola Patreon, mettiamo qua sotto l'indirizzo per andare a vedere un po' come funziona il discorso di Patreon con tutti i livelli, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, se volete ci vediamo al prossimo video, al Salar de Uyuni. Alla prossima ragazzi. Alla prossima! Ciao belli!
Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil